Buongiorno, ho pensato di fare un piccolo proseguo dell'ultimo video, visto che c'è stato un bel riscontro, molti sono stati interessati, quindi significa che molti hanno il problema che ho io, come ricrescita, come va riverso del pelo e come difficoltà nella rasatura. Quindi, come avete visto, a me non piace fare tanto il tecnico, ok? Perché per me è una passione. Non mi piace fare il maestro di niente e di nessuno, anche perché le situazioni sono tante, le pelli sono tante, il modo di radersi dall'uno all'altro è diverso, quindi ehm, fare il maestro che dopo magari funziona solo su di me e su qualcun altro non è una cosa che a me fa tanto impazzire. Però se molti si riscontrano o hanno un riscontro sui problemi che ho avuto io, almeno vi spiego che cosa a me ha fatto la differenza, ok? Quindi se su questo trovate uno spunto, bene, e altrimenti mi avete ascoltato qualche minuto chiacchierare. Allora, prima cosa, non è scontata, però è importante. I primi mesi, ok, primi 2 o 3 mesi che vi fate la barba, che cominciate col metodo tradizionale, acquistate un Gillette King. Non andate magari a prendere rasoi un po' pesanti, un po' difficoltosi, un po' aggressivi, un Gillette King, perché il risultato sarà comunque difficile da raggiungere. Avrete bisogno di un po' di mano a capire come si monta un sapone, che questo e che quello, avere la giusta mano, quindi meglio qualcosa delicato. Anche se non raggiungete il BBS, portate un po' di pazienza, ma almeno vi fate un po' di mano. Quando sono passati questi 2 o 3 mesi, che comunque ce ne vorrà ancora tanto, ma avete già una certa dimestichezza, ok? Io vi do dei consigli che io magari certi errori che secondo me errori, che non sono errori, che per me sono stati degli errori. Prima cosa, non riempitevi la casa di prodottini medio-bassi, perché andrà a finire, non sicuramente, ma molte volte va a finire che dopo un tot di tempo vanno a finire tutti nel mercatino, perché quando dopo prenderete in mano un sapone di qualità, perché qui il discorso è questo: se uno si deve solo fare la barba, va benissimo una Proraso, va benissimo qualsiasi sapone, ok? Anche da 2-3 euro la barba ve la fate. Ma siccome per noi è una passione è insito in una passione ricercare qualcosa che ci dia emozione, qualcosa che ci faccia trasportare, che ci dia delle prestazioni sempre migliori. Un appassionato di macchine non va via sempre con la Panda perché comunque funziona, ti porta dove deve andare. Ma che cavolo, che capito, un ragionamento che secondo me da un appassionato non ha senso, da uno che deve andare in macchina sì. Quindi dici, io c'ho una Panda, consuma poco, vado dove devo andare, problemi non me ne dà, ma queste non sono le parole di un appassionato, ok? Sono le parole di uno che magari ama anche l'automobile e andare in giro in macchina, ma guarda solo il senso pratico e un po' sterile anche se vogliamo, ok? Bene. Parliamo di un appassionato e che magari ha anche certi problemi come ho io. Allora, dov'è che fa la differenza? Quando voi avete un bel tallovato, ok? Un buon tallovato, vi consiglio di partire anche con Stirling, che non ha niente di meno di altri. O se no, se volete investire un po' di più e non rimanere delusi, vi comprate un Nobel Otter, vi comprate un Shannon LDT, vi comprate un Declaration Grooming, vi comprate per vegetale un Salter Witchcraft, un HSSC, insomma di marchi ce ne sono veramente tanti. Andate anche su Anticatura e trovate marchi americani che sono uno meglio dell'altro. Vi comprate un bel set. Perché questo? Perché un sapone così vi dà una mano enorme in rasatura. A parte darvi una mano, quindi avere una buona protezione in viso, un'ottima scorrevolezza, un buon post rasatura, ha anche magari una buona profumazione e quindi vi fate un viaggio spettacolare, non diventa più solo farsi la barba, ma diventa vivere un'emozione intensa. Ok? Bene, quindi compratevi un buon sapone. Invece di comprarne 2, 3, che dopo alla fine ne comprate un paio, non è che comprate 50 saponi, comprate un Goodfellas, comprate i soliti TFS, così insomma, è che
risparmiate chissà che cifra, poi. Anche perché uno Stirling sono 160 grammi di un sapone quasi semiduro, lo pagate 18-20 euro. Un sapone di Goodfellas che è una crema che finisce quasi subito, sono 100 grammi, la pagate 10 euro. Se vi fate i conti, non è che risparmiate un granché. Per avere cosa? Profumazioni un po' chimiche, prestazioni sì, non male, ma compratevi un buon saponetto. Dopodiché, il rasoio. All'inizio, come stavo dicendo, un Gillette King va benissimo. Dopo 2-3 mesi che vi fate un po' di mano, prendetevi un rasoio, secondo il mio parere, che non sia né troppo estremo né troppo dolce, che sia giusto efficace, che vi faccia far la mano, ma che vi permetta anche di selezionare delle lamette e che vi porti al BBS senza grossi problemi. Quindi io ne seleziono 2, ok? Perché è difficile dopo su altri rasoi magari trovare il feeling giusto, così io mi sento di dirne un paio. Razorok Mentor, anche qualità prezzo, e Italico di Goodfellas, quello col manico pesante però in acciaio, non gli altri, il Gladio, perché sono troppo manico troppo leggero e sbilanciato. Italico e Razorok Mentor. Da lì avete un buon sapone, quindi sapete che il sapone funziona, da tutto quello che vi serve. Il rasoio anche, vi resta che farvi la mano e selezionare le lamette. Quindi andate magari su Razor Blade Club, vi prendete un bel po' di lamette e piano piano le provate, le selezionate, le vedete quelle meglio sul vostro viso. Piano piano trovate quelle 2, 3, 4 lamette che sul vostro viso funzionano bene e dopodiché basta, la vostra passione ve la portate avanti con pace, rilassatezza, tranquillità. Dopodiché io mi sono reso conto che adesso che sono passati 4-5 anni, 4 anni e mezzo, quello che comunque ho cominciato ad avere una certa mano, che magari anche se un sapone non è super mega prestazionale, la barba me la faccio lo stesso, magari, non so, mi prendo il mio Tabac, quello in tubo vegetale che non ha chissà che prestazioni, ma a me mi fa star bene, mi piace, me lo uso, però non diventa più un sacrificio, un problema, ok? Se per voi è tale, diventa un gusto. Quando invece voglio la mia sicurezza, mi prendo il mio saponetto talovato e con uno di questi qua può andare tranquillo, o se no come vegetali, può essere una Battilemantia, può essere un Ground Licca, può essere adesso le nuove produzioni di Pantarai che sono una bomba a mano. Insomma, di marchi veramente, veramente validi ci sono. Vi fate un bel viaggio olfattivo, avete prestazioni di alto livello ed è il modo migliore per godersi una passione, come per un appassionato di macchine, avere una macchina d'epoca, una Balilla, magari a chi piace il vintage, o magari per chi piace il moderno, avere una Ferrari o una Lamborghini. Questo è il concetto. Ecco, solo che non ti costa 300.000 euro, ma costa 20-30 euro. Questo è quello che io mi sento di consigliarvi. Altre cose, un po' le abbiamo parlate, inutile che vi vengo a dire, ad esempio, ma com'è che fai tu quando qua ce l'hai di traverso, fai prima così con la... Dovete trovare voi la strada giusta sul vostro viso, ok? L'unica cosa che io mi sento di dirvi è cercate di arrivare al contropelo con meno pelo possibile. Quindi, se questo è un obliquo, magari prima del contropelo fate dei passaggi un po' laterali, così come vedete fare a me, in modo che quando dopo arrivate al contropelo avete poco pelo, ok? Ma più di questo è la vostra mano, la vostra faccia, magari provate prima per così, dopo provate per così, provate sul vostro viso perché provare fa anche parte del viaggio, cioè imparare, provare a imparare a fare i montaggi, imparare a montare un tagliovato, imparare l'angolo di un rasoio, sono tutte cose anche che, insomma, che rendono la nostra passione non noiosa, altrimenti uno prende un rasoio, si rada e finita lì. Invece anche la difficoltà fa parte del bello della nostra passione, quindi godiamoci in tranquillità la nostra passione. Mi sento di dirvi queste piccole cose, ok? Perché sono le cose che a me hanno aiutato veramente, veramente tanto. Quindi un buon sapone, quindi una base solida. Voi sapete che usate uno Stirling a tutto quello che serve, ok? A tutto quello che serve. Una volta erano migliori, quindi se proprio
volete già partire bene, che comunque la differenza di prezzo è poco, andate su Anticatura, vi prendete un Declaration Grooming, o se non vi piacciono i tagliovati, un Southern Witchcraft, e lì vi godete già il top, ok? Da lì, piano piano, o rasoietto, o Rasorok Mentor, o l'italico di Goodfellas, le provate, lo prendete, vi fate una bella mano, selezionate bene le lamette. Io, sul mio viso, funzionano meglio le stainless che le ricoperte, quindi io proverei prima tutte le stainless e me le seleziono, e dopo ogni tanto provi anche una o l'altra, perché per carità magari sul vostro viso che non avete un pelo troppo duro o una ricrescita brutta come la mia, magari vi trovate meglio con le ricoperte, quindi è sempre difficile, le lamette è una cosa troppo personale, vanno provate, ce ne sono 100 tipi, le provate un po' alla volta, ve ne comprate un pacchetto per tipo, magari un colpo ve ne comprate 30 tipi, dopo fra qualche mese quando le avete un po' ve ne comprate altre, selezionate un po' e dopo una volta che le avete selezionate, avete quelle 5-6 lamette che sul vostro viso sono perfette, basta, le usate. Se dopo comprate qualche altro rasoio, le riprovate su uno e sull'altro e trovate proprio anche la lametta adatta al rasoio adatto, perché può essere anche che una lametta che vi trovate bene su un rasoio magari su un altro non sia proprio così perfetto. Basta, dai. Quello che dovevo dire l'ho detto. Spero che a qualcuno comunque possa essere utile questa cosa, perché per me è stato molto utile. Se adesso penso che nei primi 6-7 mesi di rasatura mi sono riempito la casa di milioni di saponi, Goodfellax, TFS, Extro. Dopo, quando ho provato un sapone vero che funziona, ho dato via tutto. Capite anche voi che non è tanto carino, che magari avete speso comunque 200-300 euro di saponi perché vi piace anche un po' collezionare, siamo appassionati, no? E dopo provi veramente un sapone che funziona e dici cavolo, ma che cosa ho fatto lì? Perché sono andato a comprare 6-7 set di quel marchio lì, che dopo mi rendo conto che quando già hai provato uno Stirling, tutto il resto ti viene neanche più voglia di usarlo. Anche i Ground Lica, trovate che su Vanity Stock sono degli ottimi saponi vegetali. Quindi provate 2-3 marchi veramente validi. Così dopo, quando proverete magari anche un marchio medio, sapete anche dargli il vero valore e dire ok, questo qua l'ho pagato 10 euro, ma cavolo, non vale un quinto di quello che l'ho provato. O può essere che magari provate un TDS, provate qualche sapone che costa 5 euro, ma dite cavolo, no, questo qua 5 euro li vale tutti, magari durante la settimana me lo godo lo stesso. Quindi partire da un buon sapone, intanto vi fate comunque la mano, la dovete fare anche con quelli da 10 euro, non è che sia più facile o più difficile, la mano ve la fate comunque, vi aiuta già da subito, ok, vi aiuta già da subito in tutte le prestazioni, e in più dopo sapete anche meglio valutare quando comprate cose magari da 15-20 euro, dici ma sto qua com'è, buono o non buono, quando avete provato il top sapete valutare anche tutto il resto. Questo è quello che io vi consiglio. Dai, ci vediamo al prossimo video. Se vi fa piacere come sempre seguirmi, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like che è sicuramente apprezzato. Ci vediamo al prossimo video. Bye bye!